Ciao da Heavy Metal Even. Oggi festeggiamo i 20 anni di un capolavoro tanto raffinato e valido quanto ingiustamente dimenticato, come del resto la band Black Gothic Doom che l'ha inciso. Nonostante si possa pensare il contrario, l'underground metal non è composto solo da quelle band che, per un motivo o per l'altro, non hanno mai raggiunto la fama. Se è vero che queste ultime sono la stragrande maggioranza, esiste anche chi ha vissuto la sua breve fiammata di notorietà, per poi cadere però nel dimenticatoio. È il caso, per esempio, dei russi Forest Stream, attivi dal 1995 e però nel decennio successivo che vivranno il loro periodo migliore, culminato nel 2009 col secondo album The Crown of Winter, uscito sotto un'etichetta di primo piano come Candlelight Records. Ma anche l'esordio Tears of Mortal Solitude, di cui proprio oggi celebriamo il 20° anniversario, non aveva avuto poi un destino tanto peggiore, visto il supporto di Elititz Records, una succursale della più celebre E-Rake. Eppure, dopo questi due dischi, dei Forest Stream si sono perse le tracce e di loro in pochi si ricordano. Un peccato, visto per esempio il livello del già citato primo disco. Parliamo in effetti di un lavoro che da un lato è molto difficile da ascoltare, vista non solo l'ora abbondante di durata, ma soprattutto la complessità musicale ed emotiva del suo contenuto. Quello di Tears of Mortal Solitude è un saliscendi tra momenti più dinamici, molto influenzati dal black metal più melodico, e altri più lenti e duri, uniti da una sensibilità molto gothic che pervade entrambe le parti. Il tutto condito di piccoli influssi che vanno da un'ovvia componente di retrogusto sinfonico a una più inedita che guarda al post-metal, allora non ancora in voga. Ne risulta un suono variegato ma coerente, oltre che personale, grazie al suo dualismo. Da una parte, nonostante l'anno di uscita, guarda molto al decennio precedente, un'impressione data anche dalla registrazione grezza, che nonostante la differenza di genere lo accomuna al Death Gothic Doom anni 90. Dall'altra però ha un'emotività e una raffinatezza più moderna, forse addirittura avanti per i suoi tempi. Nonostante il metal estremo fosse già in evoluzione grazie a Opeth, Agalloch e simili, non erano poi molte le band con la profondità dei Forest Stream, che si diffonderà davvero nel macrogenere solo qualche anno dopo. Tuttavia, a 20 anni di distanza, Tears of Mortal Solitude non è solo un album ammirabile per lo stile. Anche dal punto di vista atmosferico e musicale, i russi hanno fatto un lavoro eccellente, curando la propria musica nei dettagli. Lo si può sentire per esempio nella lunghissima Last Season Purity, brano più influenzato dal post-rock del disco. Ciò gli conferisce una delicatezza desolata e a tratti magica, anche nei momenti più rabbiosi, in cui il cantante Sonm, The Darkest, growla. Oppure in Winter Solstice. Può sembrare quasi insignificante, finché non si riesce a entrare nel suo intimismo nascosto, che diventa esplicito solo nel disperato finale. Il meglio che Tears of Mortal Solitude abbia da offrire è però rappresentato da Legend e da Melkor. La prima spicca per la sua bellissima evoluzione, piena di sfumature tra i momenti più melodici e veloci e quelli più cupi e lenti, 8 minuti senza neppure un momento morto. Lo stesso vale per la seconda, divisa tra pulsioni aggressive, tra le più graffianti e oscure del disco, e momenti di altissima delicatezza. La rendono la canzone più polarizzata del disco, ma anche quella in cui i Forest Stream dimostrano la capacità migliore di unire due anime così diverse in maniera efficace e senza il minimo spigolo. Certo, c'è da dire che Tears of Mortal Solitude non è perfetto. A tratti si sente che al suo interno i russi sono ancora all'esordio. Al di là di qualche rarissima ingenuità, il problema maggiore è la sua durata. A tratti tende un po' a perdersi, specie per quanto riguarda un paio delle sue canzoni più lunghe, Black Swan su tutte. Ma anche quest'ultima, il punto più basso della scaletta, rimane molto buona e presenta spunti di vera eccellenza. E in generale, anche se i 68 minuti dell'album potevano essere tagliati per renderlo più efficace, anche così il disco funziona in maniera egregia. Forse Tears of Mortal Solitude non sarà il miglior album del suo genere, ma si rivela lo stesso grandioso. Anche per questo non meritava di essere dimenticato, come non lo meritavano i Forest Stream. Non sarà certo questa modesta retrospettiva a riportarlo in auge, ma noi, nel festeggiare il suo ventennale, ti consigliamo con calore di recuperarlo, se ami questo tipo di sonorità.
ti ritroverai con un album molto difficile da assorbire, tanto che nella sua prima recensione sulla vecchia website chi ha scritto anche il testo di questo video elogiava molto meno i russi e ci ha messo ancora molti ascolti per entrare appieno dentro la loro musica. Se però hai la pazienza di farlo anche tu, ti ritroverai tra le mani un vero capolavoro di sostanza, sensibilità e ricercatezza. Qualcosa di non facile da scovare nel metal di oggi come in quello di allora. Voto di Heavy Metal Heaven 91 su 100. Oggi, insieme alla settimana, termina anche la stagione di Heavy Metal Heaven. Con questa retrospettiva ti salutiamo per goderci il periodo natalizio. In ogni caso, se il video ti è piaciuto, al solito ti invitiamo a mettere like, a commentarlo e a condividerlo. Puoi anche iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei nostri video. Infine, vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto. Ci vediamo a inizio gennaio e nel frattempo noi di Heavy Metal Heaven ti auguriamo buone feste. Ciao ciao!